Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi presento una mini borsa piccolissima, molto pratica e leggera perché fa caldissimo e vogliamo comunque indossare e portare degli accessori che siano molto leggeri e pratici. Qui ci possiamo mettere il cellulare, le chiavi, un piccolo portafoglio abbiamo fatto. Io ho aggiunto questa catena, ma voi potete mettere le catene oppure la potete anche realizzare da soli con lo stesso cordino. Come chiusura l'ho messa sportiva, adesso avevo disponibile quest'argento, ma comunque vi lascio sotto tutti i link disponibili per poter fare insomma un abbinamento perfetto. Il filato già lo conoscete, l'ho utilizzato già altre volte, il Visco Italy 100% viscosa. Il punto è il punto foglia, vi lascio subito le misure. Allora è circa 22 centimetri per 15 in questo modo, ecco qui, per 15. Allora è veramente molto leggera. Io ho utilizzato non tutta la rocca, per cui se vogliamo diciamo farla leggermente più grande la possiamo fare con semplicemente una rocca. Andiamo subito a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il Visco Italy, questo è il color turchese, sono 200 grammi, 180 metri, 100% viscosa, consigliano l'uncinetto dal 4 al 5. Uncinetto 4. Avviate 30 catenelle, poi voi potete decidere di avviare anche un numero diverso in base alla larghezza. Allora adesso vado a realizzare una catenella. Vi ricordo che questo punto che andiamo a realizzare deve essere divisibile per 2. Allora avvio una catenella e lavoro tutte maglie basse per tutte le catenelle. Adesso che ho lavorato tutte le 30 maglie basse, vado a realizzare una catenella e giro il lavoro. Allora, prima di iniziare il punto vero e proprio, lasceremo una maglia bassa all'inizio e una alla fine proprio per come bordo, in maniera che lavorando questo punto che è il punto foglia, quando poi ci troviamo a lavorare le due maglie insieme basse, una catenella, abbiamo poi una maglia come bordo. Questo insomma è il ragionamento per poter poi lavorarlo a pannello. Allora adesso che abbiamo realizzato una catenella, andiamo a lavorare il punto. Entro sotto al punto, che è questa è la catenella, vado nel punto base, prendo tutto il punto, prendo il filo e lo lascio in sospeso, prendo il secondo filo e lo lascio in sospeso e vado a chiudere catenella. Vado sul punto successivo, per cui non devo saltare nessun punto, qui vado sul punto successivo in questo modo, prendo il filo, riprendo il filo, eccolo qui, e vado a chiudere catenella. Senza lasciare o saltare nessun punto, vado sul punto successivo, prendo e lascio in sospeso e vado a chiudere. Praticamente è come se fosse una diminuzione, ma facendo poi la catenella abbiamo sempre i stessi punti, per cui vado a proseguire prendendo il punto successivo. Anche ho 2-3 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere catenella. Non dimenticate la catenella perché è quella che ci permette poi di avere gli stessi punti, sino poi dopo corrisponde come diminuzione. Allora proseguo fino ad arrivare al termine dei punti. Adesso che ho realizzato l'ultimo punto e la catenella, qui abbiamo la maglia bassa che vi ricordo è come un piccolo bordo che realizziamo, per cui vado a realizzare una catenella, giro il lavoro,
lavoro una maglia bassa e di nuovo il nostro punto foglia, per cui entro nel primo punto e lascio in sospeso, nel secondo punto lascio in sospeso e vado a chiudere, catenella, ancora, vado a chiudere, catenella, per cui ci dobbiamo semplicemente ricordare che sia all'inizio che alla fine abbiamo una maglia bassa e poi iniziamo il nostro punto, per cui è facilissimo da realizzare. Vi faccio vedere ancora una volta. Prendo sempre il filo, vado a chiudere e catenella, per cui abbiamo sempre la stessa sequenza, ma ci dobbiamo ricordare che sia la prima che l'ultima abbiamo una maglia bassa. Questo ve lo dico perché sennò poi il punto vi viene sfalsato al centro, non viene bene. Allora proseguiamo fino ad arrivare all'altezza che ora vi dico. Come vedete ho terminato il pannello, adesso sto facendo un bordo con le maglie basse e vi ricordo che tanto le lavorate punto su punto perché sono tutte maglie basse. Vi ricordo che quando siamo all'angolo lavoriamo la maglia bassa, una catenella e maglia bassa, questo è il nostro angolo e poi proseguiamo punto su punto. Io adesso qui vado a realizzare una maglia bassissima, tiro il filo, prendo dalla parte opposta perché vado a chiudere in questo modo. Ecco qui, da qui passo il filo e vado a tirare e abbiamo concluso e poi vado a passare il filo sotto. Allora adesso io ho fatto tutto il bordo, basta prendere le misure di quanto lo volete largo, però insomma io mi sono fermata a 36 centimetri e ha una larghezza compreso il bordo di 21 centimetri. Adesso vado a tagliare il filo e cominciamo la cucitura laterale. Adesso vado a chiudere, questo poi decidete voi quanto vi piace la chiusura, anche più piccolino in questo modo per renderlo più ampio sotto, come preferite. Io ecco così va benissimo. Se volete vi do subito le misure per quanto riguarda quanto l'ho piegato qui. Piegato sì, su 14 centimetri circa, così avete anche la misura di questo, insomma, se vi piace. Allora per la chiusura mi sono agganciata dentro, ho fatto un nodo, ho preso il filo, vado a lavorare le costine interne con una maglia bassissima, a cui prendo costine interne e vado a lavorare una maglia bassissima. Mi raccomando, non tirate troppo, perché se tirate poi dopo si arriccia il tutto, invece deve essere più morbido possibile. Proseguo fino ad arrivare alla misura di 14 centimetri. Allora ho cucito tutti e due i laterali e adesso vado a mettere la chiusura. Allora io ho scelto questa, ma voi potete scegliere quello che volete, oppure potete mettere quelle chiusura a calamita in questo modo, o anche uno centrale se non la volete a vista, o ne potete scegliere un altro, oppure fare delle catenelle e mettere un bottone, insomma come preferite. Io questa adesso l'ho allargata per bene, vado a inserirla proprio al centro, facendo attenzione che non ho neanche guardato. Una volta preso bene il centro andiamo a chiudere in questo modo, stringere per bene. Poi possiamo prendere anche delle pinze, però quelle che non graffiano, quelle con la gomma, però con le mani ci si riesce a prendere. Lo inserisco, vado a prendere la misura giusta, che è questa. Presa la misura, prendiamo il dietro,
andiamo a chiudere. Una volta messo, qui possiamo sia incollare qualcosa, se lo lasciamo, anche un feltro, lo possiamo incollare blu, un pezzettino di stoffa, o fare un piccolo quadratino con lo stesso colore anche in cotone e cucirlo in maniera che non si vede, per paura che se mettiamo un cellulare o qualcosa lo potrebbe graffiare. Messo questo e abbiamo chiuso. Ecco qui. Allora possiamo decidere ora, io non ce l'ho, questa è in oro ma non ce l'ho in argento. Queste catene possiamo aggiungere una catena laterale qui, ma anche con una, possiamo sia inserirlo tranquillamente ma anche mettere dei piccoli anelli, adesso la metto insomma non proprio benissimo, solo qui ai laterali. Ecco qui, la pocettina è terminata, sportiva, anche se questo è in argento in oro, ma poi vi lascio il link sotto per poter ordinare tutto il completo. E è simpatico perché ha una chiusura comunque diversa, non dobbiamo neanche foderarlo perché non c'è bisogno, se dobbiamo mettere semplicemente un piccolo portafoglio e il telefono e portiamo la nostra borsettina mini comodissima d'estate, leggera, e portiamo semplicemente l'indispensabile, possiamo realizzarla in tutti i colori adesso che fa abbastanza caldo e vogliamo realizzare cose velocissime ma allo stesso tempo pratiche ma anche utili. Allora io vi saluto, ci vediamo presto ai nuovi tutorial, sempre il lunedì e il venerdì. Un bacione a tutti, seguitemi anche su Instagram se volete. Dolci riflessi, baci.